Immagina di crescere sul ring insieme a qualcuno, condividere ogni successo e ogni sconfitta, solo per scoprire un giorno che quella stessa persona è destinata a diventare la tua più grande rivale. Questa non è solo una faida per un titolo, è una battaglia per l'eredità, l'identità e il comando. SLK vs Azumi è il passato, presente e futuro della Stardom e in questo video ripercorreremo le gesta di questi fenomeni del ring. Ma prima vorrei prendermi un paio di minuti per ringraziare tutti voi per il risultato raggiunto. Come ormai avrete sicuramente notato, siamo arrivati a 500 iscritti. Un traguardo importante per questo progetto che ovviamente è stato possibile solamente grazie a voi e al vostro supporto. Grazie di cuore. A tal proposito vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina per non perdervi nessun contenuto. Vi ricordo che per voi è completamente gratuito, ma per me e per la continua crescita del canale è di vitale importanza. Inoltre vi ricordo anche che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto che vi apre una finestra sul magico mondo del wrestling femminile. Grazie a Donne tra le corde potete sempre rimanere aggiornati con tutto ciò che aleggia intorno alle vostre atlete preferite. Date un'occhiata ai link qua sotto per tutte le info. Tutto è iniziato nel 2013, quando una giovanissima Azumi ha messo piede per la prima volta su un ring della Stardom. Aveva solo 11 anni, ma già mostrava una tecnica fuori dal comune. Non passò molto prima che diventasse una delle atlete più rispettate, simbolo della divisione high speed con il suo stile fulmineo e creativo. Starlight Kid invece ha debuttato nel 2015, 2 anni dopo. Maschera sul volto, spirito guerriero nel cuore. La sua missione? Diventare una star ammirata da grandi e piccini. All'inizio era vista come la piccola promessa, ma match dopo match ha guadagnato il rispetto del pubblico e delle sue compagne. Per anni Azumi e Starlight Kid si sono trovate su binari paralleli. Spesso avversarie, a volte alleate, ma sempre in competizione. Le loro battaglie per la Speed Championship sono leggendarie. Velocità, tecnica e cuore. Due filosofie diverse ma perfettamente opposte, che si completano e si annullano. Nel 2021 però qualcosa è cambiato. Starlight Kid viene forzatamente reclutata in Oedo Tai. La maschera è rimasta, ma il sorriso no. Da quel momento la sua carriera ha preso una piega più oscura. Ha abbracciato la ribellione, diventando una heel temuta e rispettata. Azumi invece ha mantenuto salda la sua identità, crescendo dentro Queen's Quest, fino a diventarne uno dei volti principali. La rivalità tra le due è esplosa definitivamente. Combattimenti serrati, promesse fatte e tradite, sguardi infuocati. Nessuno voleva cedere all'altra. Ogni match sembrava l'ultimo, ma c'era sempre un altro capitolo da scrivere. Nel 2024 poi nasce Neo Genesis, una nuova unit pensata per superare le vecchie rivalità e costruire il futuro della Stardom. Azumi e Starlight Kid ne diventano i pilastri. Per un momento sembra che le due abbiano trovato un equilibrio, ma è solo una tregua. A fine 2024 Starlight Kid conquista il Wonder of Stardom Championship battendo Natsupoi Dream Kingdom, imponendosi come leader naturale della unit. Ma Azumi non resta a guardare, vuole il titolo, certo, ma vuole anche dimostrare di essere la vera guida di Neo Genesis. Così arriviamo ad All Star Grand Kingdom. Domenica 27 aprile le due si sfideranno. Wonder of Stardom Championship in palio, ma anche qualcosa di molto più importante, la leadership definitiva di una nuova era.
Da un lato SLK, un atleta che grazie alla sua maschera e al suo talento cristallino è diventata presto una beniamina del pubblico. Il volere di Ki-chan è sempre stato quello di diventare un volto della federazione e dopo un'estenuante gavetta ora sta raccogliendo ciò che ha seminato. Azumi invece si è fin da subito palesata come bimba prodigio. Il suo enorme talento è stato sotto gli occhi di tutti fin da subito. Questo l'ha portata negli anni ad essere riconosciuta come la più grande high speed champion nella storia della Stardom. Lo scontro fra questi due enormi talenti sarà eccezionale. Sono certo che assisteremo ad uno spettacolo unico, un match che già ora è candidato a possibile match dell'anno. Siamo di fronte a due delle wrestlers più forti al mondo e a All Star Grand Kingdom le due ragazze danzeranno all'interno di quel ring creando una poesia senza tempo. Sarà un'opera d'arte e noi saremo fortunati a viverla con loro. Non mi resta che invitarvi a lasciare il vostro pronostico qua sotto nei commenti. Per quanto mi riguarda, io credo che la vittoria andrà a SLK. A malincuore saremo di nuovo costretti a vedere Azumi abdicare, ma da un lato la vittoria di Starlight Kid è più che legittima. Il suo regno è iniziato effettivamente da poco e sta andando a gonfie vele. Inoltre l'idea originale della creazione di Neo Genesis è scaturita dalla sua mente, quindi è più che giusto che sia lei a guidare questa stable in futuro. Per Azumi questa eventuale battuta d'arresto non è la fine, ma piuttosto l'inizio della sua leggenda. Questa sconfitta potrebbe aprire le porte per futuri successi, quali il 5-Star Grand Prix o addirittura la Red Belt. Le possibilità di successo per un fenomeno come Azumi sono sempre dietro l'angolo. Per una lottatrice talentuosa come lei basta un non nulla per creare la propria legacy. Starlight Kid contro Azumi. Una decade di rivalità, un futuro da scrivere. Questo non è solo un match, è la fine di una storia e l'inizio di una leggenda.